Sono Stefania Pirozzi, nuotatrice olimpica, campionessa europea della 4x200. All'età di 2 anni stavo affogando in 20 cm d'acqua perché mi ero ribaltata con la ciambellina e per un po' ho preferito non nuotare e dedicarmi alla danza. Poi mio padre mi ha trascinato insomma in questo sport che mi è piaciuto poi fin da subito. Sono Gabriele Detti, nuotatore italiano, bronzo olimpico alle Olimpiadi di Rio 2016. La prima volta che sono entrato in acqua avevo 8 mesi e così mi hanno buttato, sono andato giù, quindi c'è stato un attimo di paura generale. Comunque tornato su, ridevo, ho detto, va bene dai, lui ci può stare in acqua. Ho continuato e non ho più smesso. Per me il nuoto è gioia, passione e valori. Il nuoto è sicuramente tanto divertimento, tanta passione e purtroppo c'è anche però la parte della fatica e un po' della rottura di scatole. Quest'anno ho avuto un anno molto buono, diciamo, tra Olimpiadi, Europei ho vinto qualche medaglia importante. In cima alla lista sono le ultime 2 che ho vinto a Rio, i 2 bronzi di Rio. Gabriele, dopo le medaglie di bronzo di Rio, si è rivelato un grande campione. L'unica cosa che gli dico è di velocizzare un po' la virata nella capriola, perché poi in entrata o come riuscita è perfetto, però velocizzarla gli servirebbe di più nella gara dei 400 stile. Ultimamente mi stanno ridicendo che anche a Rio nei 400 ho sbagliato tutte le virate. Ora potete capirmi, era la prima finale olimpica della mia vita, me la stavo facendo un pochino sotto. Quel che riguarda Stefi, secondo me, soprattutto nei 400 misti, che è un po' la gara sua di punta, soprattutto il miglioramento ci può essere nella rana. Può migliorare, lo sa, ne è consapevole, sta nell'atleta per quanto può avere di miglioramento. Te la vedi? Ci siamo conosciuti nel 2013 quando mi sono trasferita qui al Centro Federale di Ostia. Inizialmente mi stava un po' antipatico perché lo trovavo molto spavaldo come ragazzo. Ci siamo conosciuti in acqua come compagni di allenamento, poi quando vai avanti su e giù per la vasca a fare 4-5 mila metri di gambe, se non parli non passa mai. Mi è stato molto vicino nei momenti un po' difficili quando ero fidanzata col mio ex. La prima volta che l'ho notata, magari, come possiamo dire, con occhi diversi, osservandola bene vedi che comunque ha un bel sorriso. Essendo una ragazza solare che ride molto, diciamo che il sorriso ti coglie un attimo sul momento. Ci siamo iniziati a frequentare un po' di più e dopo un annetto ci siamo fidanzati. Il primo bacio c'è stato qui. Si è avvicinata prima a lei, è stata una cosa ovviamente voluta da entrambi, però magari si è avvicinata più lei di me, però c'ero anch'io, dai. Quando
sono un po' nervosa chiedo sempre di allontanarsi, stare 5 minuti a sbollentare per conto mio, invece lui è testardo e mi vuole stare sempre accanto, stuzzicandomi. Io spererei in questo modo di farla parlare, dire se sono nervosa perché X, Y, Z. Secondo me lo fa perché si diverte. Invece no, come succede tutto il contrario, continua a nervosirsi di più finché alla fine o sbrocca oppure mi racconta un po' qual è il problema e niente, perché tanto poi è quasi sempre difficile da aiutare, quindi... Gabriele a volte si tralascia un po' così, vestito, canotta, pantaloncino, invece sono un po' più precisa. Prima delle Olimpiadi Gabriele mi ha detto prendo una medaglia e mi compro casa e si è comprato un orologio. Dopo un periodo di 3 anni qui al Centro Federale ho deciso di fare un cambiamento e andare a Livorno a nuotare con un altro gruppo che si avvicina molto di più alle mie caratteristiche di gara. Se dice io faccio questo, escasse il mondo, lo fa. Va contro me, va contro te, va contro tutti, ma se è convinta che quella sia la strada giusta, la fa. Va avanti per la sua strada senza ascoltare nessuno. Ho avuto la fortuna di allenarmi con persone come Gabriele o Gregorio, però si chiude una pagina e si svolta e si va a vivere un'altra vita. Egoisticamente parlando, averla qui tutti i giorni mi faceva piacere. A livello lavorativo capisci che se in un posto di lavoro io non mi trovo più bene, te non ti trovi più bene, non ci puoi stare. Gabriele è molto tranquillo su questo perché sa che la scelta che ho fatto sportivamente mi fa bene. Sicuramente è un po' scontento perché ci vediamo di meno, però riuscendoci a vedere tutti i weekend ogni occasione diventa molto più importante e speciale. Da che sei tornata qui, no? Da ieri. Hai visto come ho ordinato un po' la stanza rispetto a quando c'eri anche te? Te ne dica, molto più disordinato. Sembra che è scoppiata una bomba in quella stanza. No, ma perché 5 anni, vissuta, sì, una bombettina. Per quanto riguarda il nostro futuro insieme, cosa facciamo dopo? Dopo quanto? Perché ora pensiamo a Tokyo, poi dopo, certo. Dai cavolo, faremo qualcosa insieme, una casetta o sfornare figlioli 1 a 1, sì. No, solo 2. 2 soli? Dai, 2. 2. 1 è poco, 2 sono tanti. Hai visto? Allora facciamone 1 e mezzo, così No, siamo 2. a cavallo. Un maschio e una femmina. Boh, allora hai visto che lo sai, perché me lo chiedi? Facendo una gara, no, secondo te? Chi vince? Io. Cosa? Chi vince cosa?